Ciao a tutti ragazzi, sono tornato qui nella strepitosa location di Pian de Mucini presso Massa Marittima per presentarvi la nuova Cannondale Jekyll. Si tratta di un mostro da enduro con ruote da 29 pollici, telaio full carbon, ma soprattutto una cinematica completamente diversa. Cominciamo dalla caratteristica che salta più all'occhio di questa bici, e cioè il rinvio catena. Questo rinvio catena serve a diminuire l'effetto di pedal kickback, cioè quando la catena tira il pedale indietro quando il carro lavora. In questo modo, con questo rinvio, il problema dovrebbe essere stato risolto. Faccio notare che la catena è una catena classica, cioè non due catene congiunte, bensì una catena lunga, ma che comunque viene consegnata normalmente da SRAM o da Shimano. Il carro è un classico quadrilatero, infatti qua troviamo il giunto fra i due foderi. Invece l'altra cosa particolare è dove è posto l'ammortizzatore. Lo vedete? È posto dentro il tubo obliquo, proprio dentro. Infatti questo qua è un carterino di protezione, però qua dentro vedete che io arrivo a toccare l'ammortizzatore, quindi è stato inglobato dentro il tubo obliquo e tutta la costruzione è stata pensata per dare una rigidità pazzesca a questa bici. Infatti vedete che il carro va a inserirsi dentro la scatola del movimento centrale. Vi chiederete perché questo carterino è così bombato, cioè lascia spazio? Beh, innanzitutto lascia spazio per riuscire anche a far entrare un po' d'aria per raffreddare l'ammortizzatore, ma poi perché l'ammortizzatore attraverso questo link si muoverà anche un po' in avanti, quindi tende a protrudere dal tubo obliquo. Ecco qui il giunto fra il carro posteriore e il triangolo anteriore, lo vedete che è proprio dentro la scatola del movimento centrale, un po' anche come è successo con la Scalpel SI di ultima generazione. Questo permette all'ingegnere Cannondale di variare la misura del carro inserendo appunto il carro più o meno avanti qua in questo punto, a seconda delle taglie ovviamente. Questa è una taglia M e ha dei foderi lunghi 435 mm, ha un reach di 450 mm, il tubo sella è di 77,5 gradi, il tubo sterzo è di 64 gradi e questo rimane costante in tutte le taglie. L'escursione invece è di 165 mm all'anteriore e al posteriore in questa configurazione, quindi abbiamo qui una forcella Fox 38, però mi è stato detto che questa bici accoglie addirittura una doppia piastra, quindi arriva anche a 180 mm di escursione anteriore. Al posteriore troviamo un Fox X2 ad aria. Il modello che vedete qui senza pedali pesa 16 kg, o meglio 15,9 qualcosa, quindi è una bici piuttosto pesante e da pedalare in salita non è esattamente un fuscello. Questo fra l'altro è un modello top di gamma dove potete vedere che abbiamo delle sospensioni Kashima, però montato con trasmissione GX, con cerchi in alluminio. Insomma, non ci sono componenti particolarmente ricercati, a parte le sospensioni, perché la filosofia di Cannondale è stata proprio quella di dire: ok ragazzi, vediamo una bici che in discesa è una bomba, per questo motivo montiamo un modello col GX, però con le sospensioni top di gamma, come sono appunto le Fox Factory, quindi si è voluto prediligere la prestazione piuttosto al peso. Ok, si tratta di prestazione in discesa ovviamente. In salita, io vi ripeto, l'ho provata su diversi sentieri a casa e non è stata una bici veramente facile da pedalare, anzi ho sentito chiaramente e nettamente il peso. Due sono i modelli disponibili della nuova Jekyll, questo è il modello di punta, mentre ce ne sarà un altro un po' più economico. Comunque per i prezzi, le geometrie e i dettagli del montaggio vi rimando il link che trovate qui sotto. Adesso direi di andare sui trail del Monte Arsenti con i ragazzi di Bike Service Massa Marittima per mettere alla frusta questa bella bici. È il Niño. Andiamo a vedere come va la Jekyll con Axel davanti, che non è sulla Jekyll però. Si pedala bene quando uno deve pedalare così, insomma, diciamo senza dover fare grandi salite, anche perché il carro è abbastanza neutrale, quindi non c'è neanche bisogno di chiudere l'ammo in salita. Però appunto ricordatevi del peso, 16 kg. Quando si punta la bici verso il basso arriva il bello, per un semplice motivo: c'è una sospensione posteriore fantastica, perché grazie al fatto che non c'è il pedal kickback si riesce ad avere una trazione veramente fantastica, come qua nelle compressioni si fa molto meno fatica
a tenere la bici sotto controllo. Devo dire che il lavoro che hanno fatto gli ingegneri Cannondale è piuttosto fantastico. L'unico paragone che mi viene in mente è quello di quando avevo montato low chain, cioè proprio l'attrezzo che serve ad evitare il pedal kickback. Però in questo caso nei rilanci la bici rimane più reattiva rispetto allo chain, o meno per quello che mi ricordo. La posizione in sé è la bella centrale, questa è una M, quindi diciamo che è abbastanza compatta. Io sono a cavallo fra le due taglie, però mi va bene, soprattutto su sentieri come questi che sono molto tortuosi e stretti. Avere una bici non troppo lunga è di vantaggio, ovviamente. Comunque l'angolo sterzo non è esageratamente aperto perché siamo sui 64 gradi, quindi guardate qua su queste serpentine, un po' di anticipo e si gira veramente bene pur essendo una 29. Inoltre la forcella è precisa di su, essendo una 38 super massiccia, sempre con idraulica grip 2, top di gamma. Come vi ho spiegato, Cannondale ha puntato molto a avere le sospensioni migliori. Guardate qua sullo stretto, zero problemi, pur essendo un'endurona da 165 mm. Quindi non è un enduro solo da drittoni e piste veloci. Se la cosa vi interessa, si gira veramente bene anche su percorsi naturali o comunque stretti come questi qua. Guardate come si va alla grande, e anche il nostro 14enne qua davanti da di gas. Adesso facciamo un cambio bici io e Axel. Lui usa la Cannondale, io uso la sua Status, che comunque è un quadrilatero. È un attimino complicato con questo ammortizzatore mettere dentro la pompetta perché c'è poco posto, vedete che si fa un po' fatica, però vabbè, insomma, con un po' di manualità ce la si fa. Quindi adesso facciamo il setup delle sospensioni per Axel, così riusciamo anche a capire se riesce a vedere la differenza fra un quadrilatero classico e un quadrilatero con rinvio catena come questo qui. Siamo sul Jail Trail, quasi verso la fine. Sentiamo le sensazioni di Axel sulla nuova Jekyll. Cosa ne dici della sospensione? Fa sentire la bici molto più fluida e divertente. Fluida e divertente, cioè negli impatti un attimino più morbida, sembra che non ci sia fondo corsa, quindi la mia sensazione è confermata. Fra l'altro Axel girava sulla Status, che vedete che ha un 4Link anche questa, quindi lo stesso sistema di sospensione ma senza rinvio, e devo dire che si sente nettamente la differenza perché io sono sceso con questa e posso dire che la differenza di fluidità sui colpi, soprattutto quelli grossi, è netta. Sentiamo le sensazioni dopo il drop. Bellissimo, non ho sentito niente, era super morbido. Vediamo alcuni dettagli interessanti. Innanzitutto il carterino per tenere lo sporco fuori là dove si incontra il caro posteriore con il triangolo anteriore. Poi il bel batticatena che troviamo qua sotto e qua, infatti la bici è molto silenziosa. Certo, c'è un attimino un po' più di rumore a causa di questo tendicatena che secondo me è completamente inutile, quindi io, se fosse la mia bici, lo toglierei. Il passaggio cavi è interno ed è guidato, quindi non c'è problema per far passare tubi e cavi vari, basta inserirlo e escono dalla parte opposta senza problemi. Inoltre io ribadisco che la rigidità di questo sistema è magnifica, è veramente uno dei punti forti, non solo perché tutto il carro è veramente massiccio, ma appunto per il punto di infulcro dentro il triangolo anteriore e non tramite un link. Siamo tornati a Pian dei Mucini. Ragazzi, io vi posso dire solo una cosa, questa bici ha una sospensione fantastica, cioè è da acquistare per chi ama la discesa, quindi anche come bici da bike park la nuova Jekyll sarebbe perfetta. Per enduro ovviamente vi ho detto che in salita si fa fatica, in discesa però è veramente un altro mondo rispetto a tante altre sospensioni, anche perché, fra l'altro non ve l'ho ancora detto,
La ruota posteriore non si muove solo in questa direzione, ma si muove anche un po' verso l'alto, uno dei motivi per cui quando si colpiscono gli ostacoli si ha questa sensazione veramente di non poter mai arrivare a fondo corsa, cioè di escursione infinita. È quindi un'endurona aggressiva pensata per le discese, per divertirsi appunto in discesa. Lo sottolineo ancora una volta, occhio alle pedalate in salita perché questa bici pesa e comunque richiede tanta fatica in salita. Detto questo, vi ricordo che tutte le informazioni riguardo questa bici sono qua sotto nel link nella descrizione. Vi ringrazio di avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!